tornano per voi i video di Cosmopolitas. Finalmente siamo tornati e in una location che forse non è delle più comuni. Ma dove stiamo? Un ballo in maschera? Benvenuti in Corea del Sud. Pure col cappello, guarda. Adesso ci pure il sole, così ci squagliamo. Fanno 28 gradi oggi in Corea, quindi... Ed è il 10 ottobre? Più o meno. O 11? Non mi 11. ricordo. Vabbè, insomma, fa un caldo bestiale. No, è che siamo ancora un po' sfasati col jet lag. Ieri siamo In arrivati... realtà è il 1° ottobre oggi, che 10. Vediamo nel mio orologio tradizionale. E oggi è 30. Quindi non 11 ottobre. È il 30 settembre. L'ho detto che siamo ancora un po' jet laggati. Di 10 giorni. Siamo qui comunque con dei nostri amici che Sì. adesso non vedo più ci siamo persi. Anche perché siamo tutti vestiti in stile tradizionale, quindi non ci riconosciamo tra la Pensavo che erano che folla. stavano qua, invece questi sono altri. Una delle cose che si possono fare in Corea è visitare il Palazzo Reale e se ti vesti con vestiti tradizionali entri gratuitamente. Quindi ci sono negozietti piccoli che fanno l'affitto dei vestiti tradizionali coreano. Si chiama? Borsetta Hanbok. Hanbok. Il biglietto per entrare al Palazzo Reale in realtà costa 3 euro, poco. Sì, non è che dici costa 30 e questo costa 20, preferisco fare questo. No, ovviamente si spende di più a vestirsi col vestito tradizionale, però ovviamente è un'ottima opportunità di marketing per loro e anche per far conoscere la cultura coreana. Poi è bello che dentro al palazzo Molto tutti sono vestiti così, molto anche i bello, turisti. anche per le foto. Poi loro, appunto, ho chiesto anche ai coreani e loro hanno detto appunto che non hanno problemi assolutamente Anzi, a che gli stranieri anche indossino perché i questi propri negozietti ce ne stanno costumi. tipo 50. Sì, cioè. tantissimi. Quindi ci sono le gonne, i piccoli giacchetti e poi quelli per l'uomo. E se vedi poi ci sono anche le foto, pure le scarpe addirittura. Quelli sono Bello. cappelli da uomo. Mi ha detto la nostra amica che da quella parte c'è la Corea del Nord praticamente. Quindi questo è il nord del paese. Questa porta, un cancello, è l'unico, diciamo, completamente originale. Infatti molte di queste strutture sono comunque state rifatte anche recentemente. Il palazzo Gyeongbokgung, costruito nel 1395, fu il centro politico e culturale della dinastia Joseon. Fu distrutto durante le invasioni giapponesi nel 1592, poi ricostruito nel XIX secolo e purtroppo demolito nuovamente durante l'occupazione giapponese tra il 1910 e il 1945 e solo nel 1990 è iniziata una grandissima opera di ricostruzione del palazzo. Oggi Gyeongbokgung è uno dei siti storici più importanti della Corea ed il simbolo della dinastia Joseon. E come mi ha appena detto la mia esperta di coreano che è qui dietro le quinte, in realtà questi vestiti abbastanza appariscenti non vengono messi durante i matrimoni, se uno va invitato a una Cioè viene messo festa, lo viene stesso vestito ma a versione, diciamo, più pacata. Esatto, di tutto un colore e 2 colori, ma in realtà se i coreani vengono a vedere il palazzo, anche loro affittano questi qui, diciamo più Versione appariscenti. turista, quindi no, turista non è che per forza turista straniero, ma proprio chiunque viene Sì, qua si mette sì, questi qua. Esatto, ma ci tengo a sottolineare che anche le scarpe sono veramente in stile tradizionale. In teoria le puoi mettere quelle tradizionali, Le puoi mettere, però ma sono nessuno lo mette perché sono scomodissime. gli zoccoli. No, direi di no. Questo qui si chiama Chogori. Sì? Chogori, scusate, il mio coreano, il mio esperto Coach, coreano Korean è coach. qui di lato, e che è la giacchetta, e questo invece Questo è praticamente staccato. E poi è sotto tutto c'è attaccato, è un vestito. Il sotto è un È un vestito. vestito gonna. La cosa più tradizionale di tutte le indossa Emanuele, che sarebbe questo cappello veramente, diciamo che non è che protegge proprio dal sole, perché No, è non protegge trasparente, assolutamente vedete? dal sole. Perché È è una bucato. rete, una retina. Il vestito, come vedete, di Emanuele è tutto blu scuro, più elegante. è molto elegante, a parte le scarpe che so Da tre. di Eddie Bauer. Abbiamo vinto questo rental, quindi non pagheremo oggi perché c'era una premi. competition, un premio online che si chiama Korea Bucket List, per cui si può vincere Sul sito Visit Korea. tutto hanno pensato Poi a tutto, diventiamo anche le così. borse, poi diventiamo così come il dramma coreano.
ci sono pure le borsette e le scarpe volendo, ma non è che per forza te le devi mettere, C'è ecco. pure angolo make up. Angolo make-up, addirittura. No, perché mi sa che ti fanno anche l'acconciatura, però mi sa che hairstyling lo devi pagare extra. 5.000 che so, vabbè, 3 dollari. 3 euro. 3 euro, scusa. 3 euro, 5 dollari canadesi. Tanto per informazione, se li dobbiamo scegliere, quindi se scegli una gonna tipo così, devi poi decidere il top, e il top viene dopo. Però a colore non mi ritrovo. Voi che dite? Questo è il camerino per provarsi i vestiti, come c'è scritto qua, di levarsi le scarpe, perché giustamente per tenere pulite e per trovarli pure più facilmente. Costi di riparazione in caso di contaminazione o danni, danno, sono cavoli tuoi. si pagano. Dai. Chi rompe paga. Facciamo E gli unbox sono i suoi. Per chi di voi si sta chiedendo, ma questi vestiti puzzeranno perché Puzzano, l'hanno messi sentiamo. mille persone? No, perché vengono tutti lavati, puliti. questa diciamo è la versione turistica, quindi sono un po' Sono dei poliestere, poliesteri, li plastica, metti in praticamente, lavatrice e però sono fatta. pure molto leggeri. Poi la cosa bella della gonna, che ci tengo a dire, è che quasi sembra che stai È fresca. in mutande, perché non hai niente che ti tocca, perché sotto c'è un cerchio, magari lo possiamo far vedere. Ma tipo le gonne quelle de... Vedi questi cerchi? Sì. Questi fanno sì che non ti tocca la gonna addosso. Quindi sei fresca. Sì, sembra che... Infatti io tendo a fare così per coprirmi. Però no, rimane giù perché la Sì. forza di Tu gravità come vince. stai? Senti caldo? Io, Con il tuo un outfit? pochino di plastica addosso. Un po' la senti. La Questa pa- è la parte più storica, del praticamente nella parte laterale tutti quanti i servienti o Facevano membri le del governo facevano le adunate. varie adunate, cerimonie. Si vede in tanti drama coreani, no? Negli show coreani storici. Ti sei mai chiesto cosa sono i drama coreani? Anche detti K-drama, dall'inglese Korean drama, sono serie TV sudcoreane famose per le loro storie avvincenti, dai personaggi indimenticabili e con una qualità cinematografica incredibile. Famosissime in tutto il mondo, alcuni K-drama imperdibili sono: quale di questi ti incuriosisce di più? Scrivicelo nei commenti. All'interno di questo edificio si può vedere appunto questo punto dove il re, non l'imperatore, perché l'imperatore era l'imperatore cinese, ma il re della Corea si sedeva lì per varie riunioni, insomma. Tipo setup per fare le fotografie, diciamo. Esatto, e dietro c'aveva appunto tipo green screen, c'aveva la scenografia dietro, era rappresentata dal sole, la luna e i 5 picchi di montagne che rappresentano in qualche modo un luogo mistico, bellissimo, E il sole è paradisiaco. il re, la luna è la regina e tutti vissero felici e contenti. Esatto. La dinastia Joseon fu un periodo lunghissimo nella storia della Corea. Pensate che durò più di 500 anni e molte idee e tradizioni nate in questo periodo continuano ancora ad oggi ad influenzare la Corea. È bellissimo questo palazzo. È molto bello. Per fortuna c'è un po' di brezza, perché altrimenti qui ci può anche morire dentro questo vestito tradizionale. Qui è dove dormiva il re, quindi queste erano le stanze del re, separate dalla stanza o stanze della regina, vuote che comunque, non c'è c'è niente. Dietro ci sono le stanze della regina, perché ovviamente sono separate. Il re però non era solo sposato con la regina, ma aveva pure tante Concubine, concubine, come al solito. quindi aveva tanta compagnia. E come le riscaldavano queste case Dei enormi casermoni. di legno con tutte queste finestre bucate? Allora, qua sotto c'è una porticina dove appunto facevano accendere un fuoco, praticamente il carbone portava il calore su e riscaldava tutto. Intelligente. Molto riscaldava la casa. Invece Quando quando c'era d'estate, ecco, quando faceva caldo c'erano queste aperture qui che automaticamente entrava aria da qui. areggiavano. Tra l'altro tutte queste cose comunque
si sanno perché venivano scritti proprio degli annali, proprio dei diari segreti che apparentemente del palazzo. il re non sapeva, Il re non poteva leggere, non poteva leggere, quindi assolutamente. erano come delle news. Il re non scriveva e non leggeva queste cose, scrivevano tutto, quindi era unfiltered, senza filtri. Vedere dove dormiva la regina. Dillo. Andiamo a dormire dove... Andiamo a dormire. Andiamo a vedere dove dormiva la regina. Se riesco a salire i gradini. Fa caldo oggi. Mamma mia, Esagerato. bello. Comunque è una bella casetta perché è molto bella. Ci sono tutte queste strutture qui, vedi? Sono porte, ma in realtà sono le... Porte finestre. Sì, porta finestra, basistas italiano. No, lo dovevano abbassare e si chiudeva, così lo alzano, entra D'estate l'aria. è fresco. Certo, perché l'aria passa, lì c'è lo studio dove c'è il tavolo per studiare, insomma erano le sue stanze, probabilmente questa è la stanza da letto, però adesso, forse da qua la possiamo vedere, c'è il letto, quello è il letto, vedi? Wow! E non, insomma, comunque è una casa, non c'è niente di religioso come dietro a questa struttura qui, non c'è, cioè non è un tempio, è la casa del re, semplicemente. Come andare a visitare a Buckingham Palace? Io non ci sono andato. Che mi ha fatto venire una volta. Ancora questa storia. Che non ci sono venuto e tu ci sei Manuele andata? sempre ripete questa cosa, che lui non c'è venuto. E non c'eri in quel viaggio, Manuele. Vabbè. Se non sei voluto venire non è colpa mia. Quest'altra parte del complesso ha una villa solo per gli eventi, chiamiamola così, un villone. Sotto sono tutti piloni, pilastri praticamente, dove in realtà non c'era niente, però quando facevano le feste tutti gli inservienti stavano sotto. Organizzate. Esatto, organizzare le cose, piatti, cose, e poi con le scale raggiungevano la parte sopra, è bellissimo, poi c'è un'aria fresca, adesso si sta bene. Siamo ancora vivi, abbiamo anche pranzato in un posto magnifico, buonissimo, strabuonissimo, non abbiamo fatto nessun video perché ci siamo goduti il pranzo, ma metteremo delle foto così potrete vedere quello che abbiamo mangiato, che era tutto ottimo. L'ultima storia che racconto è la storia di uno dei re della Corea, perché la domanda è: ma c'era qualche re pazzo in Corea, come per esempio è stato l'imperatore Nerone, per esempio a Roma, o cose del genere? Sì, la risposta è sì, perché abbiamo detto che scrivevano tutto sui diari, bello bello, tutto annotato, e uno dei re della Corea era un po' pazzo, addirittura. Beh, c'era il figlio che era più pazzo di lui. Il figlio era ancora più pazzo di lui, perché ha fatto di tutto, trattava malissimo i servitori, si approfittava delle donne, ha ammazzato un po' di gente a caso, gente, di cui il insomma, nome non sappiamo. Sado mi pare che si chiamasse il ragazzo. Questo re ha preso il figlio, che era molto particolare, molto agitato, un po' criminale, Un po' più di che agitato. e l'ha chiuso, e quando si è stufato, perché non ce la faceva Fa più, pure brutta figura. perché comunque gli stava rovinando il palazzo e anche la figura del re stava rovinando, l'ha preso e l'ha chiuso in una scatola di, Per il riso. l'ha chiuso là dentro. Finché... Aspetta che ci sono dei ragazzini impazziti. Qui adesso, perché c'è sta un sì, ragazzino che già prima ci aveva fermato. Lo vuoi inquadrare? Ma che niente, è impazzito? Impazzito per il DJI e l'Insta360 del nostro amico, e quindi l'ha monopolizzato l'attenzione della zona. Dicevamo che questo re ha preso il figlio e l'ha chiuso dentro questa scatola di riso senza mangiare, finché dopo 8 giorni questo principe è morto, e quindi insomma... Di fame e di sete. Ma che è successo? Comunque il principe aveva già un altro figlio, aveva un figlio. Questo figlio ha detto: no, la memoria di mio padre però deve essere comunque protetta, perché il nonno, il re, ha detto: non parliamo mai più di questo principe, diventa colui che non può essere nominato. E invece il nipote ha detto: no, io voglio difendere la memoria di mio padre,
e ha creato una processione che ancora continua nei giorni nostri alla tomba del principe. Insomma, una storia abbastanza strana, contorta, e adesso capiamo anche perché esistono i drama coreani, perché le storie erano veramente folli. Tutto questo, vi salutiamo e ci vediamo per il prossimo video. Ciao a tutti da Cosmopolitas in Ciao, Corea. da Seul! Ciao.